L'unico motivo per cui io cambierei la Insta360 è ovviamente... Buongiorno e ben arrivati nel primo video d'Italia dove sul canale YouTube si compra il prodotto. Qua invece sull'Amore Story Tech trovate ovviamente chi ci caccia i soldini. Quindi ragazzi, se siete interessati iscrivetevi al canale, mi raccomando lasciate un bel like per noi e per far vedere che ci tenete a chi è che spende fior di quattrini per portarvi un contenuto. E adesso andiamo che vi inizio a raccontare un pochino se ne vale la pena di cambiare. In realtà questa telecamera ha fatto un sacco di hype solo perché dovrebbero aver montato dei sensori più grandi che quindi dovrebbero dare una miglior resa soprattutto in determinate condizioni, in primis quella al buio. Qua in notturna in giro per Ravenna. Adesso vi faccio fare un bel giro per Piazza del Popolo con un bel po' di cambi di luce, luminosità, con luce artificiale e un bel po' di ombre. Vediamo se gli iniziano a dar fastidio tutti questi lampioncini che vedete alle mie spalle. Beh ragazzi, mi sembra che qui comunque non ci sia storia, È oggettivamente un altro andare con la X5. Girano entrambi i video in 8K 30 fps. La X5 va a fare un sovracampionamento e praticamente vi dà un prodotto fino a 11K, quindi riesce ad avere una maggior qualità. Vi dico onestamente, da smartphone questa differenza non si nota assolutamente. Ecco a voi il primo test di ripresa video. Allora, ovviamente potete vedere che nella mano destra ho la X5 che è ovviamente non riuscite a vedere il suo bastone, mentre nella mano sinistra abbiamo la X4. Qua abbiamo un sacco di cose che ci possono far vedere la differenza di qualità video, perché riusciamo a vedere la mia bicicletta, la mia amata bicicletta lì sotto all'albero, quindi in condizione di luce non ottimale, c'è molto vento, quindi qua proveremo anche a sentire i microfoni come se la cavano. Ovviamente ci sono modalità differenti, entrambe settate a 8K, la bellezza di 30 fps, quindi abbiamo una ripresa che è quella standard che utilizzerete molto probabilmente sempre. Vi faccio vedere anche un pochino di stabilizzazione e qui riusciamo a vedere che comunque è tutto perfetto. Queste le condizioni di luce sono quelle ottimali, quindi abbiamo una luce diurna anche un po' troppo sparata, perché praticamente è l'una, anzi eccolo qua, di qua potete vedere anche il mausoleo di Teodorico. Adesso proviamo anche a correre. Ci spostiamo all'ombra. E qui è oggettivamente tutto. Mi sembra che non ci siano delle grosse differenze. Altra cosa che differenzia queste due telecamere sono gli slow motion. Abbiamo la X4 che gira fino a 100 fps in 4K, qua invece troviamo un 4K a 120 fps che si avvicina molto di più alla slow motion, per intendersi, di iPhone. Altra cosa che differenzia le due telecamere sono le dimensioni. Si differenziano veramente per pochi millimetri in dimensioni reali schiette. L'altra differenza a livello estetico che si riesce a notare è nella parte inferiore. Infatti troviamo una vite ovviamente per l'attacco fotografico standard, ma in più sulla X5 abbiamo l'aggancio rapido che è veramente molto utile. Quindi probabilmente se avete intenzione di fare leva e metti in determinate condizioni, la X5 è da prediligere.
Qua invece abbiamo sono sentiti bene anche i rumori ambientali. Qua c'è molto vento, quindi adesso qua proveremo a sentire l'audio dalla X4, che in realtà, a parte ovviamente il vento che un pochino dà fastidio, ma non mi sembra che sia neanche troppo male. Qua invece sulla X5 abbiamo il Fox sulla voce, perché c'è una opzione attivabile che è quella di focus sulla voce, e quindi ovviamente per chi deve fare vlog è qualcosa di, secondo me, utile. Su entrambe si può lavorare direttamente sullo smartphone, infatti abbiamo la bellezza di poter dialogare sullo smartphone tramite il wifi, e grazie anche ai processori che troviamo in queste due telecamere riusciamo a fare tutto tranquillamente. C'è su entrambe la possibilità di registrare, però la cosa bella è che sulla X5 avete la possibilità di andare a ruotare il polso e quindi a far partire in automatico la registrazione, mentre sulla X4 vi basterà mostrare il palmo, adesso non lo faccio vedere perché altrimenti si interrompe, per poter stoppare o far iniziare il video. Adesso vi faccio vedere come funziona, ovviamente la riprenderemo dalla 5. E il video si è interrotto. Mentre adesso vi faccio vedere dalla X4 come, semplicemente ruotando il polso, il video si è interrotto. Uno spettacolo. La batteria di questi due dispositivi è cambiata leggermente e dovrebbe dare qualche minuto di registrazione in più a favore della X5. In realtà io non sono proprio sicuro, perché qui sulla X5 troviamo dei processori in più per andare a processare le immagini e darvi una miglior qualità, quindi secondo me alla fine questa batteria leggermente più grande sulla X5 si va a tramutare in la X5 ha praticamente la stessa durata della X4, quindi lì siamo alla pari. Con Instaframe la X5 andrà a girare un video a 360, che poi dopo vi ritroverete non solo il video del 360 nella telecamera, ma anche una versione leggermente modificata e montata pronta all'uso. Se siete un po' pigri, la X5 purtroppo è da prediligere. Adesso, arrivando alle conclusioni, conviene prendere la X5 se abbiamo già la X4? Allora, in realtà mi verrebbe da dirvi di no, perché a meno che non siate dei content creator che avete bisogno del top della qualità, secondo me non ne vale la pena, perché purtroppo la qualità in diurna non è così tanto eccessivamente migliore rispetto alla X5. Cioè, se voi girate prevalentemente dei video di giorno, la X4 fa già un lavoro egregio, è stupendo. Infatti, se andate a vedere i nostri video trovate un sacco di riprese con la Insta360 fatte di giorno, perché veramente riesce a darvi una qualità top. L'unico motivo per cui io cambierei la Insta360 è ovviamente la possibilità di cambiare le lenti. Per il resto, se non fate cose strane, particolari, avete un po' di accortezza, ragazzi, la X4 va che è una bomba, ma chi ve lo fa fare? Ovviamente qua sotto in descrizione vi lascio i nostri link per andare ad acquistarla. Se andate giù, la acquistate su Amazon tramite il nostro link, ci farete un piccolo supporto per i futuri video, e quindi di questo vi ringraziamo. Ovviamente vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, perché questa cosa qui è fondamentale, perché stiamo ricreando una community, quindi dobbiamo avere sempre più gente che si interessa di questo settore, il settore del tech. Per tutto il resto vi ringrazio per essere arrivati fin qua, quindi vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ma chi ve lo fa fare di prendere la X5? Per cosa? Per girare dei video al chiuso? Magari non vi capiterà mai. Io fino ad ora sinceramente non è che l'ho usato chissà quanto, e alla luce del sole, ragazzi, ditemi voi la vostra qua sotto, perché secondo me non c'è tutta questa gran differenza, quindi ma chi se ne frega.